Che cosa fai? Che cosa pensi in quella fatidica mezz'ora prima di uscire in pubblico per un concerto, un'audizione, un esame? Una delle fasi più delicate per la riuscita di una performance sono proprio i tempi di attesa, quei momenti in cui i fantasmi della paura e dell'ansia possono prendere il sopravvento. Tutto quello che vivi in quel lasso di tempo influenza lo stato psicologico e fisico con cui vai a suonare, quindi è importante che non lo sottovaluti e che impari a gestirlo. In questo video ti presentiamo una carrellata delle tentazioni più comuni, quelle in cui anche tu potresti cadere prima di andare a suonare in pubblico, e qualche strategia per evitarle. La tentazione numero 1 è un errore molto comune, e cioè quello di studiare ossessivamente fino all'ultimo momento. Suonare prima di entrare in scena è certamente utile per scaldarsi e concentrarsi. Sì, ma la ripetizione ansiosa, magari proprio di quei passaggi che ti preoccupano di più, non fa altro che alimentare la tua insicurezza e la tua paura. E può esaurirti fino addirittura a farti passare la voglia di suonare. La seconda tentazione è rimuginare, rimuginare, rimuginare. A cosa pensi prima di suonare? Non c'è niente di peggio che continuare a ripetersi tutte quelle frasi negative sugli errori che potresti fare, sulle note che potresti scroccare, sulle cose terribili che potrebbero dire gli altri di te, sui vuoti di memoria che ti potrebbero capitare. Appena ti accorgi che ti stai crogiolando dentro il tuo dialogo interno negativo, stoppalo immediatamente e sostituiscilo con intenzioni e obiettivi che invece ti ispirano e ti motivano. La terza tentazione è chiacchierare in automatico. Quante volte ci siamo sentiti raccontare questa storia? Prima di un concorso, di un'audizione importante, c'è il concorrente, si è scaldato, è carico, è concentrato. Passa un collega e gli dice una frase di questo tipo. Suoni quel pezzo? Difficili salti, eh? Oppure, Baja memoria, che coraggio! o ancora, Ah, porti quel solo! Il mio maestro diceva che per farlo bene bisogna studiarlo tutti i giorni per almeno 3 anni. e quelle frasi hanno rovinato tutto. Soprattutto quando i tempi di attesa sono molto lunghi, potresti sentire il bisogno di chiacchierare con qualcuno, ma chiediti sempre come ti fa sentire quella conversazione, se ti aiuta a tenere alta la tua energia oppure ti fa l'effetto di scoraggiarti o di agitarti. E se ti trovi in un concorso o in un'audizione, ti consigliamo di stare particolarmente attento alle conversazioni con gli altri concorrenti. In quelle situazioni la tensione è molto alta e tu potresti essere un po' più vulnerabile del solito. Puoi sempre dire gentilmente che vuoi concentrarti e che preferisci chiacchierare dopo aver suonato. La tentazione numero 4 è trascurare il tuo corpo. Se sei rigido prima di uscire in pubblico, è improbabile che tu riesca a rilassarti proprio lì, sul palcoscenico. L'ideale è fare una qualche attività fisica moderata che apre la respirazione, che scioglie la muscolatura, che scarica l'adrenalina e ti aiuta quindi anche a liberare la mente. E soprattutto, se conosci i tuoi schemi corporei, quelli che scattano in automatico quando sei sotto stress, per esempio una tensione nelle spalle o nel collo, usa degli esercizi specifici per scioglierle. Un altro aspetto di questa tentazione è quella per cui hai fame e ti ritrovi ad ingoiare qualunque cosa tu trovi al bar o alle macchinette. Pensaci prima e porta con te quei cibi che sai che ti danno energia senza però appesantirti. E dato che il cervello ha bisogno di acqua, ricordati di berne per mantenere alta la tua concentrazione mentre suoni. La tentazione numero 5 è quella di sottovalutare gli aspetti pratici. Ci sono tante cose da organizzare prima di una performance. Il palcoscenico, gli strumenti, le G, gli spartiti. Accorgerti all'ultimo momento di aver trascurato qualche dettaglio può distrarti o agitarti inutilmente. Infatti per molti musicisti professionisti occuparsi degli aspetti pratici è un vero e proprio rituale che li aiuta a concentrarsi, a liberare l'attenzione per dedicarsi completamente alla musica. La sesta tentazione è assumere alcol o sostanze chimiche per vincere la paura di suonare. La tentazione di risolvere tutto con una pillolina magica è sempre forte, ma è anche insidiosa, perché quella sensazione di controllo che ti dà è solo un'illusione del momento. E tieni conto che ogni volta che lo fai ti rendi un po' più debole, meno fiducioso nelle tue risorse e nelle tue capacità, oltre che esporti al rischio di dipendenza e di effetti collaterali che col tempo possono diventare molto pesanti. Settima e ultima tentazione, drammatizzare tutte quelle cose che tanto ormai non puoi più cambiare. Avrei dovuto
Ripassare ancora una volta quel passaggio. Avrei dovuto iniziare a studiare almeno un mese prima. Avrei dovuto proprio togliere quel pezzo dal programma. Avrei dovuto andare a letto presto ieri sera. Oppure continuare a lamentarti di tutte le cose che non vanno. Ah, l'acustica di questa sala è orribile. Che brutto pianoforte. Che pubblico antipatico. Pagano così poco. Non avrei neanche dovuto accettare questo concerto. Il fatto è che quando cadi in questa tentazione non solo stai male tu, ma rischi anche di trasmettere il tuo malumore al pubblico. Molto meglio spostare la tua energia e la tua attenzione sulla musica, su tutto quello che di bello puoi dare a chi ti ascolta, per fare di ogni occasione di suonare un'esperienza unica e preziosa. Speriamo davvero con questo video di averti stimolato a trovare quello che è più utile per te per predisporti a uscire in pubblico nelle migliori condizioni possibili. Nel nostro libro Maestro di te stesso e su questo canale puoi trovare approfondimenti, strategie e esercizi per migliorare le tue performance. Se questo video ti è piaciuto metti un like e se vuoi condividere le tue scoperte con noi scrivici. Ciao! Ciao!